Ciao a tutti e bentornati in laboratorio, anzi oggi fuori dal laboratorio. Perché? Perché sto andando a provare un nuovo microfono della Comica, un microfono wireless. E visto che nel laboratorio sto facendo alcuni lavori e in questo momento l'audio rimbomba tantissimo, sicuramente i test sarebbero rimasti viziati da questo piccolo problema momentaneo. Per cui andiamo avanti e iniziamo a parlare di questi nuovissimi Comica Boom X U, che sono leggermente diversi dai Comica Boom X D che abbiamo provato qualche tempo fa. Andiamo a vedere le differenze. 67 Lab. Gli oggetti che ho in mano sono abbastanza simili ai Comica Boom X D che abbiamo provato qualche tempo fa. Si chiamano appunto Boom X U, dove il cambio della sigla sta per il cambio di frequenza, mentre D era per digitale, U sta per UHF, per cui una frequenza di comunicazione analogica. Questa frequenza di comunicazione ci permette di utilizzarlo in modo più efficace in ambienti dove i 2,4 GHz del digitale potrebbero essere disturbati per esempio dalle frequenze dei wifi, quindi per esempio in un ambiente cittadino. Esteticamente abbiamo sempre lo stesso display all'interno e poi abbiamo la possibilità di sollevare le due antenne per migliorare la ricezione. Idem sul trasmettitore, questo sul ricevitore. Idem sul trasmettitore dove abbiamo una singola antenna da sollevare. La posizione consigliata per l'utilizzo dai manuali è all'incirca questa. Adesso andiamo a fare qualche prova anche per vedere a che distanza riusciamo a comunicare, poi ci sposteremo di nuovo in laboratorio per vedere tutti i dettagli tecnici come dal classico 67 Lab. Ho collegato la ricevente alla Sony che sta riprendendo in questo momento e il trasmettitore è questo qua che ho in mano con l'antennina sollevata come vi ho detto e attaccato il microfonino lavalier che ho posizionato qua sul colletto. Ne vedete due perché con il primo qua in basso registro l'audio del Comica Boom XD, mentre quello qua sopra è quello del Comica Boom XU. A differenza della versione digitale, sul trasmettitore non abbiamo un display ma abbiamo solamente due LED di stato e due pulsantini. Un pulsante è per l'accensione e l'altro per andare a mutare il microfono. Con la singola pressione del pulsante d'accensione mentre lui è acceso andiamo a attivare o disattivare un filtro low cut che ci può venire in aiuto in alcune situazioni. Ho cambiato location in modo da essere in campo il più aperto possibile e da non avere elementi che possono disturbare e inficiare il risultato della prova stessa. Adesso proverò ad allontanarmi per vedere quando è che andremo a perdere il segnale. Ho posizionato i due ricevitori sopra la giacca, entrambi direzionati verso i due ricevitori e ora non ci resta che allontanarci un pochettino e vedere quando è che andremo a perdere il segnale. Per far sì che si possa capire quando effettivamente il segnale si perde, andrò a contare i passi che faccio camminando all'indietro. Per avere anche comunque una traccia audio completa in caso in cui il segnale venga a mancare, registrerò anche con lo smartphone. E vi chiedo già scusa per la scarsa stabilizzazione, ma fa freddissimo e non ho assolutamente voglia di congelarmi le mani andando a settare il gimbal. Per cui proviamo ad andare indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ...99, 100. Ho fatto 100 passi che calcolati all'incirca come 70-80 cm significa che siamo a 70-80 metri dalla fonte. Ovviamente non ho ancora un feedback sul fatto se il segnale si sia interrotto o meno. Provo ad allontanarmi ancora di altri 50 passi. Ricordo che 120 metri è la portata teorica del sistema in UHF. 3, 4, 5... 39, 50 e siamo circa a 120-130 metri mal calcolati. Non so come sia la situazione, come vedete ci sono alberi, ci sono muri in giro che potrebbero disturbare il segnale, specialmente a questa distanza. Adesso vado ad avvicinarmi nuovamente ai microfoni e direi che dopo questa passeggiata possiamo tornare in laboratorio a esaminare i risultati e a trarre le conclusioni finali. Tra le altre cose vi faccio vedere che qua c'è una colonna piezometrica su cui sono posizionati diversi ripetitori, per cui potrebbe esserci qualche interferenza radio su un po' di frequenze. Ed eccoci arrivati alla macchina fotografica. Vi faccio vedere questo rig che ho improvvisato, dove abbiamo macchina fotografica collegata al sistema UHF e la Osmo Action collegata al sistema a 2,4 GHz. Adesso smontiamo tutto e torniamo in laboratorio. Eccoci finalmente in laboratorio. Come sentite e come vi avevo accennato fuori,
si sente un po' di rimbombo, per cui ho voluto evitare di fare le prove e i test audio in questo locale. Andiamo invece adesso a vedere un po' di caratteristiche tecniche e mai come oggi è doveroso fare un fake unboxing di questa cosa. Fake perché come al solito l'ho già aperto prima. Aprendo la scatola abbiamo subito un'ottima sorpresa che è la confezione. Abbiamo questa pratica valigetta che contiene un trasmettitore, un ricevitore e tutta la cavetteria qua nella tasca davanti. Iniziamo dalle cose importanti, quindi il ricevitore e il trasmettitore, che sono quelli che abbiamo visto prima in esterna. Nella seconda taschina abbiamo un sacco di cavi e cavetti vari, il microfonino lavalier, il cavo per collegare la ricevente alla macchina fotografica, poi abbiamo un secondo cavo da utilizzare con uno smartphone, il dead cat da utilizzare sopra al microfono integrato, in questo modo, il cavetto USB-C di ricarica e infine addirittura un cavo XLR. Quindi anche questa volta dotazione decisamente completa. Andiamo ora a vedere un po' di caratteristiche di questi due oggetti. Come abbiamo detto prima, il sistema radio è un sistema UHF che lavora su frequenze che vanno da 570 circa a 580 MHz. Quindi un pochettino più basso rispetto al digitale che viaggia sui 2,4 GHz. Come vi dicevo, ho voluto provare anche questo sistema in quanto in alcune occasioni può capitare che le frequenze digitali su 2,4 GHz siano disturbate da quelli che sono i segnali Wi-Fi, per esempio, delle connessioni di casa. Quindi potrebbe capitare in ambienti urbani dove di queste frequenze ce ne sono veramente tante, di avere dei disturbi e in teoria con questi sistemi, con un sistema UHF, dovremo bypassare questo problema. Anche questo ha la possibilità di connettersi a due trasmettitori. Io ho la versione con solamente un trasmettitore, tanto con due avevo già quella digitale. Sulla ricevente abbiamo, come ho già detto, due antenne e 4 pulsantini. Uno è il pulsante d'accensione, uno ci permette di accedere ai menu e le freccine su e giù per andare a selezionare le varie opzioni e per modificarne i parametri. Nelle opzioni abbiamo la scelta del canale automatica o manuale per accoppiare i trasmettitori con il ricevitore, il volume di entrambi i canali, l'uscita mono o stereo, stereo può essere utilizzata solo se abbiamo due trasmettitori, la possibilità di girare lo schermo, la scelta della lingua, non c'è l'italiano, e la versione software. Nella parte alta abbiamo due piccoli LED che si illuminano nel momento in cui io vado ad accendere anche il trasmettitore e questo viene accoppiato. Come vedete, appena collegato è diventato blu il canale A. Durante l'utilizzo viene consigliato di tenere ovviamente le antenne sollevate. Sollevando l'antenna qua di fianco andiamo a scoprire lo spinotto di ricarica e infine nella parte superiore abbiamo l'uscita per le cuffie per monitorare il segnale che arriva dal trasmettitore e l'output che è quello che invece col cavetto apposito andiamo ad attaccare alla fotocamera. Sul trasmettitore, come accennato prima, abbiamo il pulsante d'accensione, il pulsante di mute e col pulsante d'accensione possiamo attivare o disattivare il filtro low cut che mi va a tagliare, come dicevo, le frequenze bassissime. E nella parte superiore l'ingresso per il microfono lavalier che io consiglio di utilizzare perché a mio avviso ha una qualità maggiore di quello integrato. Nella parte posteriore di entrambi abbiamo le clip che possono essere utilizzate per attaccarle a una tasca, al vestito o quant'altro, oppure hanno la larghezza esatta per entrare nell'hot shoe della macchina fotografica. La qualità della trasmissione e la qualità dell'audio sono molto buone. La possibilità di scegliere se attivare o meno il filtro low cut e poi un piccolo vantaggio che ci può aiutare in diverse situazioni. Proprio in questo periodo in cui sto facendo dei lavori qua dentro e quindi ho questo fastidioso rimbombo sulle frequenze basse, attivare il low cut sul trasmettitore riesce a migliorare un pochettino la situazione, per esempio. Inoltre, adesso non ho più questo problema, ma se vi ricordate sulla vecchia Panasonic, proprio con la recensione, avevo avuto dei problemi di interferenze radio e quindi sotto si sentiva un fastidioso fruscio che alla fine non mi lasciava utilizzare questo sistema a meno che non lo tenessi molto lontano dalla macchina fotografica. Ora con la A6006 non ho più questo problema, ma sicuramente mi potrà capitare di utilizzare delle macchine fotografiche più vecchie su cui non abbia l'adeguata schermatura e quindi utilizzare le frequenze UHF come quelle di questo sistema sarà sicuramente di gran vantaggio. Ho notato che il segnale in uscita dal trasmettitore è molto alto, per cui lo devo utilizzare
al minimo del volume qua sopra e ho anche dovuto sulla macchina fotografica abbassare un pochettino il livello di ingresso, perché se no andava in saturazione. Questa piccola nota per chi deciderà di provarlo e si troverà nella mia situazione. In particolare alcune macchine fotografiche nel momento in cui andiamo a segnare un picco vanno a tagliare di brutto, come se ci fosse un limitatore, un compressore. Per cui su certe camere potrà capitare che durante la registrazione, partendo dal silenzio, si senta un picco molto alto di volume all'inizio, che poi va a essere mitigato da quello che è il limitatore della macchina fotografica stessa, che non è così piacevole da sentire, per cui mi raccomando, se lo utilizzerete, occhio ai livelli. Sicuramente un difetto di questo tipo può essere corretto facilmente in post-produzione con una piccola compressione sul canale audio, però se riusciamo a correggere l'errore in anticipo sicuramente è un po' di lavoro in meno che ci capita in post-produzione. Per venire alle conclusioni abbiamo di nuovo un sistema molto versatile e molto performante, sia a livello della trasmissione che a livello della qualità audio. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di scegliere tra la versione con uno o con due trasmettitori, a seconda delle nostre esigenze. Io avevo già l'altro con il doppio trasmettitore, se dovete partire da zero per la poca differenza di prezzo vi consiglio di prendere la versione con due, in modo che siate già pronti a qualsiasi evenienza. Si parla di 190 euro circa per la versione singola e sui 240 per la versione con due ricevitori. Spero con questa recensione di essere stato esaustivo. Se vi servissero altre informazioni a riguardo, non esitate a chiedermelo nei commenti. Come vedete, finché mi è possibile, cerco di rispondere a tutti quelli che mi scrivono. Direi che anche per oggi la recensione può considerarsi completa. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like qua sotto e ricordatevi di iscrivervi al canale se non volete perdervi nemmeno una recensione o nemmeno un argomento sulla stampa 3D. Anche per oggi da Andrea da 67 Lab è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao ragazzi!